Lezione 1. I luoghi turistici preferiti. Lo terrò a mente. Quali sono stati i tuoi luoghi turistici preferiti? Mi è piaciuto molto visitare i monumenti storici, erano affascinanti. Sembra incredibile. I siti storici spesso raccontano storie così ricche. Sì, e mi è piaciuto molto esplorare la cultura locale attraverso quei luoghi. Apprezzo il modo in cui le visite turistiche possono ampliare le nostre prospettive. Assolutamente. Ogni luogo ha il suo fascino e la sua storia unici. Creiamo una lista dei luoghi da visitare assolutamente durante il nostro prossimo viaggio. Ottima idea. Non vedo l'ora di scoprire nuovi posti insieme. Non vedo l'ora di creare altri ricordi indimenticabili delle nostre avventure. Lezione 2. Dimensioni delle scatole. Sono disponibili in varie dimensioni, la nostra scatola più grande può contenere anche un computer portatile. È impressionante. È davvero utile per trasportare i dispositivi elettronici in sicurezza. Assolutamente. Avere diverse dimensioni permette di fare i bagagli in modo versatile. Sì, semplifica l'organizzazione degli oggetti per i viaggi o per lo stoccaggio. Mi piace molto la praticità di queste scatole, sia per uso personale che aziendale. Certamente. Sono essenziali per tenere tutto al sicuro e in ordine. Esploriamo altre opzioni per vedere cos'altro è disponibile. Ottima idea. Sono sicuro che troveremo scatole adatte a tutte le nostre esigenze. Non vedo l'ora di trovare le soluzioni perfette per il nostro spazio di archiviazione. Lezione 3. La gioia del matrimonio. Durante il matrimonio, mentre l'organista suonava musica gioiosa, alcuni presenti in chiesa piansero, ma non perché fossero tristi. Che commovente! I matrimoni possono evocare emozioni così forti. Assolutamente. È un momento bellissimo, pieno di gioia e amore. Sì, le lacrime di felicità sono molto comuni durante queste celebrazioni. Adoro il modo in cui i matrimoni uniscono le persone per celebrare l'amore. Anch'io. È un promemoria dell'importanza delle relazioni. Cerchiamo di conservare con cura quei momenti quando partecipiamo a un matrimonio. Sì, catturare le emozioni attraverso le foto è un ottimo modo per ricordare. Non vedo l'ora di celebrare l'amore e la felicità al prossimo matrimonio. Lezione 4. La sfida di Ford. Dietro questa storia c'è la pressione esercitata sulla Ford affinché producesse un'auto di piccole dimensioni per competere con i veicoli importati. Interessante. L'industria automobilistica ha sempre dovuto affrontare una concorrenza agguerrita. Sì, la Pinto è stata una risposta significativa a queste richieste del mercato. È affascinante il modo in cui le aziende si adattano alle mutevoli preferenze dei consumatori. Assolutamente. L'innovazione è fondamentale per rimanere competitivi in un mercato così dinamico. Chissà come venne accolta la Pinto dal pubblico all'epoca. Sarebbe interessante esplorarne sia i successi che le sfide. Sì, comprenderne l'impatto potrebbe fornire lezioni preziose per il mercato odierno. Approfondiamo questo argomento, che è una parte cruciale della storia dell'automobile. Lezione 5. Fedele alle dimensioni. Sembra perfetto. E la taglia? Vestono la taglia giusta? Sì, ho sentito dire che vestono proprio bene, il che è fantastico per lo shopping online.
Che sollievo! È sempre difficile comprare vestiti senza prima provarli. Assolutamente sì. Scegliere la taglia giusta può fare la differenza nel comfort. Apprezzo sempre i marchi che forniscono informazioni precise sulle taglie. Anch'io. Mi fa risparmiare un sacco di tempo e la seccatura dei resi. Prima di prendere qualsiasi decisione, diamo un'occhiata alla tabella delle taglie. Ottima idea. Ci aiuterà a scegliere le opzioni migliori. Non vedo l'ora di scoprire quali stili potremmo trovare nelle nostre taglie. Lezione 6. Restrizioni di volo. È importante ricordare quali sono gli articoli proibiti sui voli. Sì, oggetti taglienti, armi da fuoco ed esplosivi non sono assolutamente ammessi. Ritengo fondamentale tenersi aggiornati su queste normative prima di partire. Assolutamente. Contribuisce a garantire la sicurezza di tutti durante il volo. Apprezzo il modo in cui i controlli di sicurezza approfonditi aiutano a mantenere gli standard di sicurezza. Sì, conoscere le regole può rendere la procedura di imbarco più agevole. Controlliamo 2 volte i bagagli prima di dirigerci all'aeroporto. Ottimo piano. Ci salverà da qualsiasi sorpresa dell'ultimo minuto. Non vedo l'ora di partire e farò in modo che seguiamo tutte le linee guida. Lezione 7. Monitoraggio delle spese. Con tutte le spese che ci sono ora, capisco quanto sia importante stilare un budget. Esatto. Hai tenuto traccia delle tue spese durante il viaggio? Sì, ho provato ad annotare ogni spesa per vedere dove sono andati a finire i nostri soldi. È un approccio intelligente. Ci aiuta a individuare le aree in cui possiamo risparmiare. Assolutamente. Mi sono reso conto che spendevamo un bel po' di soldi per mangiare fuori. Anche io. Cucinare a casa potrebbe farci risparmiare un sacco di soldi a lungo termine. La prossima volta farò attenzione a tenere d'occhio il nostro budget. Ottima idea. Pianificare in anticipo può rendere i nostri viaggi più piacevoli. Non vedo l'ora di viaggiare in modo più intelligente in futuro. Lezione 8. Lotte sindacali. La pressione esercitata dai sindacalisti in oltre un secolo di lotte ha plasmato gli attuali diritti dei lavoratori. Sì, è affascinante vedere quanta strada abbiamo fatto per quanto riguarda i diritti dei lavoratori. La portata di questa legislazione riflette la lotta in corso per un trattamento equo. Assolutamente. Dimostra il potere della contrattazione collettiva e della solidarietà. Credo che comprendere questa storia sia essenziale per apprezzare i nostri diritti attuali. Sono d'accordo. È importante riconoscere chi ha lottato per queste libertà. Approfondiamo il modo in cui questi movimenti hanno influenzato le moderne leggi sul lavoro. Sembra un'idea fantastica. Possiamo imparare tantissimo dal passato. Non vedo l'ora di approfondire questo importante argomento. Lezione 9. Sicurezza delle attrezzature da stiro. Un semplice promemoria per essere prudenti quando si utilizza l'attrezzatura da stiro. Sì, la sicurezza è fondamentale quando si utilizza qualsiasi cosa che genera calore. Mi assicuro sempre di controllare prima il cavo e le impostazioni della temperatura. È una pratica intelligente. Aiuta a prevenire gli incidenti. Penso che indossare abiti adatti sia importante anche quando si stira.
Assolutamente sì. Gli abiti larghi possono essere pericolosi vicino alle superfici calde. Ricordiamoci sempre di mantenere la zona libera mentre stiriamo. Ottima osservazione. È fondamentale evitare qualsiasi distrazione durante il processo. Insieme possiamo creare una routine di stiratura sicura ed efficiente. Lezione 10. Ricerca sulle usanze locali. La sicurezza è importante per entrambi, soprattutto quando viaggiamo. Sono pienamente d'accordo. Dovremmo informarci sulle usanze locali prima di partire. Comprendere le norme culturali può aiutarci a evitare incomprensioni. Sì, è rispettoso sapere come comportarsi in ambienti diversi. Penso che migliori anche la nostra esperienza di viaggio, perché ci mette in contatto con la gente del posto. Assolutamente. Abbracciare le tradizioni locali può essere davvero arricchente. Prepariamo una lista di cose da sapere sui luoghi che visiteremo. Ottima idea. Renderà la nostra avventura più significativa. Non vedo l'ora di esplorare nuove culture insieme. Lezione 11. Tenere d'occhio le tendenze. Sì, li ho tenuti d'occhio. Cosa ha attirato la tua attenzione? Ho notato i nuovi prodotti che hanno lanciato di recente. Sembrano promettenti. Interessante. È sempre emozionante vedere l'innovazione in azione. Assolutamente. Adoro il modo in cui le aziende si adattano alle mutevoli esigenze del mercato. Sì, dimostra il loro impegno nel rimanere competitivi e al passo con i tempi. Discutiamo di come queste tendenze potrebbero avere un impatto sui nostri piani futuri. Ottima idea. Rimanere informati ci aiuterà a prendere decisioni migliori. Non vedo l'ora di approfondire insieme questo argomento. Sì, sarà illuminante. Lezione 12. Alla scoperta dei tesori. Mia nonna prese un coltello e forò il chiavistello. Il baule era pieno di tesori di ogni genere. Sembra intrigante. Scoprire oggetti nascosti può essere davvero emozionante. Assolutamente. È come aprire una capsula del tempo piena di ricordi. Posso solo immaginare le storie che si celano dietro quei tesori. Sì, è probabile che ogni oggetto abbia un significato o una storia speciale. Mi piace molto il modo in cui queste scoperte possono collegarci al nostro passato. Scopriamo insieme quali tesori potremmo trovare nelle nostre famiglie. Sembra un'idea divertente. Potrebbe dare vita a storie affascinanti. Non vedo l'ora di scoprire cosa potremmo scoprire insieme. Lezione 13. Amore duraturo. Aiutano gli altri e si aiutano a vicenda. Sono sposati da oltre 50 anni. È incredibile. Una partnership così duratura è davvero stimolante. Sì, e dimostra come l'amore possa prosperare attraverso il sostegno reciproco. Assolutamente. È meraviglioso vedere il loro impegno reciproco. Ammiro il modo in cui affrontano insieme le sfide della vita. Sì, il loro lavoro di squadra è un grande esempio per gli altri. Spero di trovare nella mia vita un amore duraturo come questo. Anch'io. È una testimonianza del potere della compagnia. Celebriamo il loro amore e impariamo dalle loro esperienze. Lezione 14.
L'insoddisfazione delle colonie americane. Le colonie del Nord America cominciarono a sentirsi insoddisfatte del loro governo. Sì, erano frustrati perché non erano rappresentati nel Parlamento inglese. Esatto. Questa mancanza di rappresentanza ha alimentato il loro desiderio di indipendenza. È interessante come questi sentimenti abbiano portato a significativi eventi storici. Sì, ha dato il via a movimenti che alla fine hanno cambiato il corso della storia. Credo che comprendere questo contesto sia fondamentale per comprendere la governance moderna. Assolutamente. Approfondiamo gli eventi che si sono svolti in quel periodo. Ottima idea! È affascinante vedere come la storia plasma il nostro presente. Non vedo l'ora di imparare insieme. Lezione 15. Acquisto di articoli da toeletta. Ciao, oggi comprerai degli articoli da toeletta? Sì, ho bisogno di fare scorta di prodotti essenziali per il bagno. Ho finito alcune cose. Sembra un'ottima idea. Avere tutto ciò di cui hai bisogno semplifica la vita. Assolutamente. Non sopporto di rimanere senza cose importanti come il dentifricio o lo shampoo. La penso allo stesso modo. È sempre meglio essere preparati, soprattutto per viaggi inaspettati. Sì, e mi piace anche provare nuovi prodotti. Ottimo approccio. Esplorare nuovi marchi può essere divertente. Certo. Andiamo al negozio, sono sicuro che troveremo delle buone offerte. Non vedo l'ora. Fare shopping per articoli da toeletta può essere sorprendentemente piacevole. Lezione 16. Alloggi per le vacanze. Quando i miei genitori vanno in vacanza, di solito alloggiano in un motel o in un hotel, il che è comodo per i loro spostamenti. È una scelta comune. Soggiornare in motel o hotel può offrire loro comfort e accessibilità durante i loro viaggi. Esatto. Permette loro di concentrarsi sul godersi la vacanza senza il fastidio di cucinare o riordinare dopo. Sì, e avere a disposizione servizi come il servizio in camera e le piscine può migliorare la loro esperienza complessiva e il loro relax. Credo che sia importante che si sentano a loro agio e abbiano un posto dove rilassarsi dopo una lunga giornata di esplorazione. Assolutamente sì. Trovare la sistemazione giusta può fare la differenza nel creare esperienze di vacanza indimenticabili. Penso che dovremmo prendere in considerazione soluzioni simili per il nostro prossimo viaggio. Ci permetterebbero di goderci al massimo il nostro soggiorno. Sembra un'ottima idea. Cerchiamo di capire quali opzioni si adattano al nostro budget e alle nostre preferenze. Sì, e teniamo d'occhio anche i luoghi che offrono esperienze uniche. Renderanno il nostro viaggio ancora più emozionante. Lezione 17. Scelte di comunicazione. Ho usato il mio telefono per comunicare con loro mentre ero via. È una mossa davvero intelligente nell'era digitale. Sì, restare in contatto è facilissimo ora, grazie alla tecnologia mobile. Aiuta a mantenere le relazioni nonostante la distanza. Esatto. L'ho trovato incredibilmente utile per coordinare i piani e assicurarmi che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda. Assolutamente. È incredibile la rapidità con cui possiamo scambiarci messaggi, foto e persino videochiamate per sentirci più vicini. Penso che aiuti ad alleviare un po' la solitudine che può derivare dall'essere lontani da casa.
Sì, e consente conversazioni spontanee che possono rallegrare la tua giornata, ovunque tu sia. Non potrei essere più d'accordo. Viaggiare di recente ti ha aiutato a sentirti più connesso? Assolutamente sì. Mi è piaciuto molto poter condividere le mie esperienze in tempo reale, e questo ha fatto sentire i miei amici parte del viaggio. Fantastico! Continuiamo a usare i nostri telefoni con saggezza per rimanere connessi, anche durante le nostre avventure. Lezione 18. Consapevolezza politica. Quando si tratta di candidati e delle loro politiche, è saggio tenersi informati, soprattutto durante la stagione elettorale. Ho svolto molte ricerche su diversi candidati. Comprendere i loro programmi è essenziale per prendere decisioni informate. Esatto. È importante conoscere non solo le loro promesse, ma anche l'impatto che queste politiche potrebbero avere sulla nostra comunità e sul nostro futuro. Sì, e partecipare alle discussioni sulle loro politiche può aiutarci a comprendere meglio le implicazioni delle nostre scelte. Credo che essere elettori informati ci dia la possibilità di sostenere le questioni che più ci stanno a cuore. Assolutamente. È nostra responsabilità partecipare al processo democratico e chiedere conto ai nostri leader. Sono contento che stiamo avendo questa conversazione. È fondamentale incoraggiare gli altri a partecipare e ad essere proattivi nei loro doveri civici. Sì. Continuiamo a condividere informazioni e risorse che possano aiutare anche i nostri amici e familiari a rimanere informati. Insieme possiamo promuovere una comunità che attribuisce valore all'istruzione e alla consapevolezza quando si tratta di impegno politico. Lezione 19. Diversità culturale. È affascinante pensare a come alcuni franco-canadesi e acadiani abbiano plasmato la cultura di quest'isola nel corso degli anni. In effetti, le loro tradizioni e storie uniche aggiungono tanta ricchezza alla comunità locale, e questo è un aspetto che dovremmo celebrare. Assolutamente. È interessante come siano riusciti a mantenere la loro identità distintiva pur integrandosi nel tessuto culturale più ampio. Sì, e il modo in cui integrano la loro lingua e le loro usanze nella vita di tutti i giorni crea un'atmosfera vibrante che non ha eguali. Mi chiedo spesso quanto siano cambiate le dinamiche sociali dell'isola nel corso degli anni a causa di questa interazione culturale. Deve essere un bel viaggio per loro, trovare un equilibrio tra le loro origini e l'adattamento ai cambiamenti che caratterizzano la società moderna. Esatto. Ed è fondamentale che tutti apprezzino e rispettino queste differenze, perché contribuiscono a creare una comunità più inclusiva. Sono completamente d'accordo. Comprendere e accogliere la diversità può favorire un senso di appartenenza in tutti i soggetti coinvolti. È un bellissimo promemoria del fatto che lo scambio culturale arricchisce tutti noi e che dovremmo essere orgogliosi della nostra storia comune. Lezione 20. Evoluzione del linguaggio. Hai mai pensato a come si è evoluta la lingua inglese? In particolare quando ha iniziato a incorporare termini derivati dalla scienza e dalla tecnologia? È molto interessante vedere come nuove parole e frasi siano entrate a far parte del linguaggio qualche centinaio di anni fa, riflettendo le mutevoli priorità della società. Assolutamente sì. Ed è affascinante come questi termini spesso catturino l'essenza delle nuove scoperte e innovazioni che stavano plasmando il mondo. Sì, e il modo in cui il linguaggio si adatta per includere questi concetti dimostra quanto la comunicazione possa essere dinamica e reattiva. È quasi come un organismo vivente, in continua crescita e cambiamento con ogni nuova generazione e progresso tecnologico. Certo. Ed è incredibile pensare a come questi cambiamenti influenzino non solo il vocabolario,
ma anche il modo in cui pensiamo ed esprimiamo noi stessi. Esatto. Questa evoluzione del linguaggio mette davvero in luce l'interconnessione tra cultura, scienza e comunicazione nel tempo. Adoro questa prospettiva. Ci ricorda che il linguaggio non è solo uno strumento di comunicazione, ma anche il riflesso del nostro percorso collettivo. È un argomento affascinante e penso che sia importante che gli studenti comprendano la storia che si cela dietro le parole che usano ogni giorno. Lezione 21. Comfort durante l'assistenza. È rassicurante sapere che quando mi sottoporrò all'intervento, mia madre sarà lì per supportarmi durante tutta l'esperienza. È meraviglioso sentirlo. Avere una persona cara al tuo fianco può davvero fare una grande differenza nel modo in cui ti senti in questi momenti. Certo. Ho sentito dire che le infermiere sono molto attente e faranno del loro meglio per creare un'atmosfera confortevole durante la mia permanenza. Sì, e sapere che ti offriranno da bere e ti aiuteranno a sentirti a tuo agio può aiutarti ad alleviare l'ansia che potresti provare. Sono davvero grato per l'assistenza che forniscono. È così importante avere professionisti compassionevoli al fianco nei momenti di incertezza. Lo è davvero, e penso che sia fantastico avere un sistema di supporto in atto, che può rendere l'intero processo meno scoraggiante. Esatto. Sapere che non sarò sola mi aiuta ad affrontare la situazione con una mentalità più positiva. Questo è lo spirito giusto. Concentrarsi sull'assistenza e sul supporto che si ricevono può davvero cambiare la propria prospettiva durante queste esperienze. E ci ricorda quanto sia importante avere una solida rete di supporto, soprattutto quando si affrontano le sfide della vita. Lezione 22. L'eredità marittima. Sapevi che da quasi 200 anni i pescatori lavorano a Peggy's Cove, contribuendo al suo ricco patrimonio marittimo? Incredibile! La storia di questo luogo è profondamente intrecciata con l'oceano e con le vite di coloro che ne dipendono per il proprio sostentamento. Sì, ed è affascinante pensare a come le loro tradizioni e pratiche siano state tramandate di generazione in generazione. Assolutamente! Le storie di questi pescatori sono come echi del passato, ci ricordano un tempo più semplice, legato alla natura. E lo scenario mozzafiato che circonda Peggy's Cove ne accresce il fascino, rendendolo una tappa obbligata per gli amanti della bellezza costiera. Assolutamente sì. È un luogo dove il paesaggio aspro incontra le acque turbolente dell'Atlantico, creando un'atmosfera unica. Inoltre, il modo in cui la comunità si è evoluta mantenendo salde le sue radici legate alla pesca è una testimonianza di resilienza e adattabilità. Sono completamente d'accordo. È stimolante vedere come le persone qui onorano le loro tradizioni e al contempo accolgono le sfide moderne. Questa combinazione di antico e moderno arricchisce davvero il tessuto culturale della zona, attraendo sia i visitatori che la gente del posto. Lezione 23. Delizie italiane. Sai, ho un debole per la cucina italiana, c'è qualcosa nei suoi sapori che cattura davvero il mio palato. Capisco perfettamente. Anche la pasta e la pizza sono decisamente i miei punti deboli. Ogni piatto sembra raccontare una storia di tradizione e passione. Esatto. Che si tratti di una cremosa Alfredo o di una classica margherita, ogni morso ha un fascino irresistibile. E non dimentichiamo gli ingredienti freschi, come il basilico e i pomodori, che trasformano davvero i piatti in qualcosa di straordinario. Sì, l'enfasi sulla qualità degli ingredienti è ciò che rende il cibo italiano così speciale e confortante, quasi come un caldo abbraccio dall'interno. Non potrei essere più d'accordo. Inoltre,
La varietà è infinita, puoi esplorare diverse regioni e le loro interpretazioni uniche delle ricette tradizionali. Assolutamente. È affascinante come ogni regione d'Italia aggiunga il suo tocco personale, offrendoci innumerevoli opzioni da gustare. E l'esperienza di condividere un pasto, soprattutto in un contesto italiano, crea un senso di comunità difficilmente replicabile altrove. È vero. Mangiare insieme, circondati da risate e piacevoli conversazioni, rende il cibo ancora più buono. Lezione 24. Attenzione ai dettagli. Quindi, ho notato che c'è un piccolo problema con il pavimento, sembra essere irregolare in alcuni punti. Davvero? È sicuramente un problema che dovremmo affrontare. Lo prendo subito nota così possiamo assicurarci che venga risolto. Sì, penso che sia importante mantenere tutto in buone condizioni, soprattutto se vogliamo creare un ambiente sicuro e confortevole. Assolutamente. Mi assicurerò di contattare la squadra di manutenzione e fargli sapere che abbiamo bisogno di una nuova soluzione per la pavimentazione di quella zona. Fantastico! Apprezzo la tua diligenza nel prenderti cura di questi dettagli, fa davvero la differenza nel modo in cui ci godiamo lo spazio. Grazie. Credo che prestare attenzione a questi aspetti contribuisca a rendere l'esperienza piacevole per tutti i soggetti coinvolti. Esatto. Un ambiente curato riflette i nostri valori e il nostro impegno per la qualità, e lascia un'impressione duratura nei visitatori. Non potrei essere più d'accordo. Si tratta di creare un'atmosfera invitante che incoraggi le persone a sentirsi a proprio agio. E sono sicuro che una volta sistemato il pavimento, l'attrattiva complessiva dello spazio migliorerà notevolmente. Lezione 25. Esplorare nuovi hobby. Ho pensato che al momento non ho hobby e sento il bisogno di qualcosa che stimoli la mia creatività. È del tutto comprensibile. Trovare un hobby può essere un ottimo modo per esprimere se stessi e liberarsi dallo stress quotidiano. Esatto. Cosa mi suggerisci di provare? Sono aperto a nuove idee, ma non so proprio da dove iniziare. Che ne dici di provare a dipingere? Può essere incredibilmente terapeutico e non serve essere un professionista per apprezzarlo. Sembra interessante. Ho sempre ammirato l'arte, ma non mi sono mai cimentato nel crearne una mia. L'importante è divertirsi, puoi sperimentare colori e tecniche senza la pressione di dover essere perfetto. Ha senso. Credo che mi piacerebbe la libertà di esprimermi attraverso i colori su una tela. Potresti anche provare a suonare uno strumento. La musica è un altro meraviglioso strumento che sfoga la creatività e le emozioni. Ottima idea. Ho sempre desiderato imparare a suonare la chitarra. Potrebbe essere un modo fantastico per combinare la creatività con un aspetto sociale. Lezione 26. Partecipazione al calcio giovanile. Spero che un giorno il numero di bambine che giocano a calcio sarà pari a quello dei bambini maschi in molte parti del mondo. Sarebbe un risultato fantastico. Il calcio è uno sport universalmente amato e merita di essere inclusivo per tutti. Sono pienamente d'accordo. È fondamentale incoraggiare le ragazze a praticare sport, perché promuove il lavoro di squadra e rafforza la fiducia in se stesse. Sì, e garantire pari opportunità può aiutare a smantellare gli stereotipi e a dare potere alla prossima generazione di atlete. Esatto. Credo che quando le ragazze vedono dei modelli di riferimento nello sport, questo le ispiri a coltivare le loro passioni senza limiti.
Assolutamente. Molte organizzazioni si stanno ora concentrando sulla promozione della partecipazione delle ragazze, il che rappresenta un passo significativo nella giusta direzione. Non vedo l'ora di vedere come si evolverà questo movimento e come potrà portare a una rappresentazione più equilibrata nello sport. Anch'io. È ora di celebrare il talento e la dedizione delle giovani atlete tanto quanto quella dei loro colleghi maschi. Continuiamo a sostenere le iniziative che incoraggiano le ragazze a praticare sport. Insieme possiamo fare la differenza. Lezione 27. Riflessioni sui progressi. Ripensando all'ultimo decennio, mi rendo conto che io e i miei connazionali ci troviamo ormai da 10 anni a metà di un secolo che ha visto cambiamenti significativi. È notevole pensare a quanto si sia evoluto in questo periodo, soprattutto in termini di tecnologia e norme sociali. Assolutamente. I progressi a cui abbiamo assistito hanno trasformato la nostra vita quotidiana, rendendo fondamentale adattarsi e crescere di pari passo. Sì, ed è anche interessante riflettere su come questi cambiamenti abbiano influenzato i nostri valori e le nostre prospettive come società. Sono completamente d'accordo, abbiamo dovuto affrontare diverse sfide e opportunità, che hanno plasmato la nostra identità collettiva. È un percorso di crescita, non è vero? Ogni esperienza contribuisce a comprendere meglio cosa significhi far parte di questa comunità. Certamente. E mentre andiamo avanti, è importante riflettere sul nostro passato, abbracciando il futuro con mente aperta. Non avrei potuto dirlo meglio. La nostra storia costituisce il fondamento per costruire un futuro più luminoso e inclusivo. Esatto. È stimolante pensare al potenziale che ci attende e a come possiamo contribuire a un cambiamento positivo nella nostra società. Lezione 28. Routine di fitness. Ti alleni regolarmente per mantenerti in forma? Ho scoperto che mi aiuta davvero a mantenere i miei livelli di energia e il mio benessere generale. Sì, certo. Vado a correre ogni mattina, ed è diventata una parte essenziale della mia routine quotidiana che aspetto con ansia. Sembra fantastico. Correre è un modo fantastico per iniziare la giornata, soprattutto con l'aria fresca e l'ambiente tranquillo. Assolutamente. Non solo mi mantiene in forma fisicamente, ma mi schiarisce anche la mente e mi dà un tono positivo per il resto della giornata. Sono completamente d'accordo. C'è qualcosa di rinvigorente nello stare all'aria aperta e muovere il proprio corpo in sintonia con la natura. Sì, e adoro il modo in cui fare jogging mi permette di entrare in contatto con l'ambiente circostante, che si tratti di un parco tranquillo o di un quartiere vivace. Sembra un modo meraviglioso per integrare fitness e consapevolezza nella tua vita. Esatto. E mi dà anche la possibilità di scoprire nuovi percorsi ed esplorare diverse zone della città. Ottima prospettiva. Credo che dovrei iniziare a fare jogging la mattina per trarne i benefici. Lezione 29. Sognando le Hawaii. Hai mai pensato a quanto sarebbe meraviglioso visitare le Hawaii? I paesaggi lussureggianti e le spiagge mozzafiato sembrano un paradiso. Sembra davvero meraviglioso. L'idea di rilassarsi su una splendida spiaggia con le palme che ondeggiano nella brezza è così allettante. E non dimentichiamo l'incredibile cultura e la calda ospitalità della gente del posto. È davvero un'esperienza unica. Assolutamente sì. Ho sentito dire che partecipare a un luau tradizionale è d'obbligo, dove si può gustare cibo delizioso e assistere a spettacoli coinvolgenti. Sì, la musica e la danza ola creano un'atmosfera davvero vibrante,
Sembra un viaggio immersivo nel cuore della cultura hawaiana. Inoltre, ci sono tantissime attività da fare, dallo snorkeling in acque cristalline alle escursioni su sentieri mozzafiato con viste panoramiche. Esatto. Mi piacerebbe esplorare i paesaggi vulcanici e magari provare a fare surf su quelle onde famose. Sembra un'avventura. Potremmo anche visitare i siti storici e scoprire di più sulla ricca storia delle isole. Assolutamente sì. Un viaggio alle Hawaii non sarebbe solo una vacanza, ma anche un'opportunità di crescita personale e di esplorazione. Lezione 30. Discussioni sulla proprietà intellettuale. Penso che sia fondamentale dedicare del tempo a discutere dei diritti di proprietà intellettuale, soprattutto nel nostro progetto attuale. Sono completamente d'accordo. Comprendere questi diritti ci aiuterà a proteggere le nostre idee e innovazioni in futuro. Esatto. Dovremmo anche approfondire l'importanza degli accordi di riservatezza per salvaguardare le informazioni sensibili all'interno del nostro team. Sì, la riservatezza è fondamentale quando si collabora a progetti creativi, poiché garantisce che tutti si sentano sicuri nel condividere i propri pensieri. Credo che affrontando questi argomenti in anticipo possiamo creare una solida base fondata sulla fiducia e sul rispetto per i contributi reciproci. Assolutamente. Non solo proteggerà il nostro lavoro, ma promuoverà anche un ambiente collaborativo in cui tutti si sentano valorizzati. Avere delle linee guida chiare ci aiuterà a evitare potenziali controversie in futuro, consentendoci di concentrarci su ciò che conta davvero, la nostra creatività. È un'ottima osservazione. Quando tutti comprendono i propri diritti e responsabilità, la nostra produttività e motivazione aumentano. Sono felice che siamo sulla stessa lunghezza d'onda su questo punto. Ciò dimostra che siamo impegnati a creare un'atmosfera positiva e professionale.